Ciao, salve a tutti! Quando il narcisista ti colpisce in quella zona della tua mente, ci sono persone più vulnerabili ai manipolatori narcisisti, istrionici, borderline, bipolari, sociopatici, comunque sia, ai manipolatori affettivi e psicologici. Se hai seguito i miei video, la risposta che puoi darti è senz'altro sì. Ci sono persone più predisposte di altre ad essere manipolate, a cadere nella rete manipolativa, per qualche verso, insomma, più fragili. Dico per qualche verso perché ci sono tante donne comunque forti di carattere, realizzate, che tuttavia ci cascano con il manipolatore narcisista di turno, e questo anche nel caso di un uomo quando cade vittima di una narcisista manipolatrice. Magari perché in quel momento della vita c'era un particolare bisogno di attenzioni, come di corteggiamenti, di sentirsi importanti e insomma di essere amati. Ma arriva il momento in cui l'inganno è evidente, per quanto a volte non lo si voglia vedere e quasi si preferisca sbagliarsi, perché è una bella e grande amarezza dover ammettere con se stessi che quello che sembrava un uomo tanto innamorato o una donna tanto innamorata invece non lo è. Non lo è, ed anzi la crudezza del disamore ma anche dell'abuso psicologico comincia a farsi strada e a farsi del tutto evidente. C'è chi, presa consapevolezza, riesce un po' alla volta a liberarsi dalle pastoie psichiche e mentali in cui la manipolazione e l'abuso psicologico del narcisista manipolatore l'ha confinata. Ma a volte diventa molto difficile. La dipendenza affettiva è anche chimica, le emozioni creano dipendenza molte volte e purtroppo anche quelle negative, perché in qualche misura sono sempre emozioni e per quanto paradossale possa sembrare, alcune persone piuttosto di altre, pur di non restare prive di emozioni, ricercano anche quelle negative. C'è uno studio condotto dall'Università di Aarhus che, studiando dei gruppi di persone che si recavano in una casa dove venivano stimolati con scene horror, hanno chiesto cosa provassero, monitorando anche il battito cardiaco ed altre loro funzioni corporee. Insomma, quello che hanno evinto i ricercatori è il fatto che lo stato di paura da cui un individuo rifugge quando lo pervade completamente, facendolo sentire minacciato e molto realisticamente, è che c'è una soglia in cui la paura crea una sorta di eccitazione, di piacere, quando riesca perlomeno a staccarsi almeno in parte dal suo realismo, dal realismo della paura, dal realismo della minaccia, e la paura comporti quindi una minaccia contenuta o solo evocata. E c'è un punto di massimizzazione del divertimento, del piacere legato proprio alla paura. Pensiamo anche a coloro che ricercano attività sportive pericolose. Ciascuno di noi ha un diverso livello di attivazione di determinate zone del cervello, tra cui anche la zona che riguarda la paura. C'è insomma chi riesce, per esempio, a mantenersi molto più lucido e funzionalmente reattivo in situazioni di minaccia, di paura, mentre altre che perdono anche completamente il controllo psicoemotivo e mentale. Quello che è in grado di fare un narcisista patologico, manipolatore, è di imparare a conoscere queste tue zone limite e a fare leva su queste tue zone limite, dosando i suoi comportamenti in base alla tua soglia di accettazione. Sa che comunque ci sarà un punto in cui tu potrai andartene o anche che ti potrai risvegliare dall'incanto per riuscire a vedere con chi hai effettivamente a che fare. È insomma quel punto in cui tu sarai in grado di liberarti da lui. È anche vero che però ad un certo punto al narcisista non interesserà più di mantenerti su quella soglia di stimolazione tra ansia della perdita e disgusto, riprovazione, non accettazione delle sue azioni, le azioni del narcisista, e anche della paura di lui, ma anche di quello che ti aspetta, e ancora una volta della perdita del partner narcisista da un lato, dall'altro lato il piacere della sua presenza.
il piacere di quelle che diventeranno però sempre più delle briciole di emozioni, delle briciole di apparente affetto da parte sua. Insomma, non farti prendere da un narcisista manipolatore in questo modo, nella tua mente e nella tua psiche, ma anche se non è narcisista, ma è comunque un manipolatore abusante, che può essere border, istrionico, bipolare, sociopatico, qualsiasi cosa egli o ella sia, non farti prendere dalla chimica. Scrollati e riprendi il timone della tua ragione, del tuo spirito. Fallo prima che diventi veramente difficile staccarti. Per farlo, creati emozioni alternative, sport, arte, viaggi, esperienze di vita, tutto ciò che comporta emozioni positive. Stai curando questa parte di te, psicologica ma anche spirituale insieme? Io ti abbraccio forte, ci sentiamo presto, sempre naturalmente, forza tutta, a presto, ciao, ciao, ciao.